Eccoci. Ho deciso di aprire un canale YouTube. Voglio sperimentare. Se da sempre la carta stampata rimane il mio grande amore, il video è per me un amante che continuo a cercare. Nell'ultimo periodo ero ossessionato dall'idea di aprire un canale YouTube per raccontare le mie storie, senza nessun tipo di filtro. Sapete perché nei film, soprattutto film americani, si spara così? Se non leggi, non vivi. Che si parli di mafia, di libri, di religioni o di musica, Oggi si parla di musica, quindi di religione. o di religione e di musica insieme, voglio farlo con voi. Non vi nascondo che sono spaventato, che devo prenderci la mano e che non so ancora bene come fare. Ma come vi dicevo, ho voglia di sperimentare. Sono contento di cominciare e allo stesso tempo ho un po' paura. Come dicevano i vecchi libri, la paura bussa alla porta dell'uomo, ma quando l'uomo è saggio e apre la porta, la paura non c'è più. A presto. Grazie. Sono contento di essere qui per inaugurare in qualche modo Gomorrah Channel, l'ennesima avventura in cui mi tuffo, di cui sono molto felice. Perché? Perché per me è anche una sorta di vendetta. Cioè mi si vuole chiuso, riesco a muovermi poco, la situazione infame in cui mi trovo spesso porta all'isolamento, ma se ci sono porte, se ci sono finestre, esco da quell'isolamento. YouTube ha significato questo per me soprattutto, negli anni, frequentarlo, cioè accessibilità, informazioni, musica. Per me che ho una vita vagabonda, dove c'è una connessione c'è casa. E c'è casa perché posso accedere alle informazioni. E quindi Gomorrah Channel per me significa questo. Poter avere uno spazio dove condividere e quindi vincere la costrizione. Sono particolarmente felice di essere qui perché negli anni mi è capitato di osservare le dinamiche su YouTube, le dinamiche riguardo i contenuti. Sì, perché YouTube viene percepita sempre come il presente, in realtà è già diventata memoria. Si accede a YouTube per conoscere ciò che è stato, per avere una news, per intrattenersi. E poi c'è un altro elemento, le visualizzazioni. La forza, voi meglio di me, sapete, in questo gli investitori devono avere un'alchimia, la forza di saper leggere i numeri, perché leggere la quantità dei numeri è molto facile, lo sa fare chiunque. Tante visualizzazioni, investo lì. Ma in realtà la vera magia che ho appreso da voi è quello di percepire in tempo la qualità dei numeri. Investire nei contenuti, nel senso costruirli, costruire la complessità riguarda YouTube. YouTube è diretto, è facile, è accessibile, è complesso. Complesso cosa significa? Che va a fondo, che ti dà il tempo, che puoi andarci quando hai tempo, puoi ritornarci ancora e quando hai uno spazio puoi essere lì. E questo che cos'è? Frequentare la complessità, cioè la possibilità di approfondimento. E allora significa che leggere i numeri significa poter scorgere il tipo di talento che c'è dietro un video, il tipo di possibilità che c'è dietro un video. Tanti numeri, che per esempio fa la musica, vanno in una direzione. Poi ci sono dei numeri più piccoli, dei numeri medi, che riempiono YouTube. E in questa selva bisogna capire perché quei numeri sono così. I numeri non sono tutti uguali, è un errore pensarlo, sarebbe gravissimo. Faccio un esempio. Mi è venuto qualche tempo fa questa sorta di metafora comparativa, e cioè quando Primo Levi pubblicò Se questo è un uomo, fu rifiutato dai grandi editori e fu pubblicato da un piccolo editore torinese. E mi sono immaginato, se Primo Levi avesse avuto un canale YouTube e avesse deciso di raccontare l'inferno che aveva visto e che era disposto a denunciare, se l'avesse raccontato lì, quanti click portava a casa?
Allora ho usato un numero, 1900, perché tante furono le copie della prima edizione. Ne rimasero in magazzino 600 copie della prima edizione di Se questo è un uomo. Ora, cosa avrebbe fatto un investitore intelligente? Guardato quei numeri, capito che quei numeri erano tantissimo. Come tantissimo? Sono 1000, tantissimo. Perché in quella Italia nessuno voleva raccontare quelle storie. Perché in quell'Italia non si voleva fissare in volto quella storia. Perché quella voce di Primo Levi era nuova. E una voce nuova ha bisogno di tempo e di spazio. E quindi quei numeri erano elevatissimi, cioè stavano attirando attenzione. Chi ci ha creduto, ovviamente al cartaceo, al libro, oggi si è ritrovato solo in Italia con oltre 3 milioni di copie. C'è chi ci ha creduto e chi ha visto in quei numeri iniziali una traccia. E andando avanti con questi esempi, per esempio, si possono trovare moltissimi elementi interessanti. C'è un professore, uno storico, Alessandro Barbero, che ha fatto e hanno caricato online, non credo neanche lui, a un festival. Lui parla per un'ora della battaglia di Waterloo. Per un'ora, non ci sono immagini, lui telecamera fissa, a un certo punto va via la luce, va anche in ombra, 70.000 visualizzazioni. Cosa sono 70.000 visualizzazioni paragonate, per esempio, alla musica, ai prank, ai giochi? Rischia di passare, no? Quasi non ti viene voglia di comunicarlo. 70.000 visualizzazioni che ascoltano un'ora e mezza di lezione su Waterloo. È una rivoluzione. YouTube ha portato nella casa di 70.000 persone una lezione su Waterloo. È una bomba, è una trasformazione vera. Adrian, prima l'abbiamo visto, divulgatore scientifico, un ragazzo di origine rumena, prende e fa un video di astronomia. 30.000 visualizzazioni in 2 ore. Dirai, vabbè, i giornali ti sparano coi titoli soltanto 6 milioni di visualizzazioni nel primo giorno di carico. 30.000 per un video di divulgazione astronomica. Sta cambiando il mondo. Ecco perché bisogna guardare sempre la qualità dei numeri. Attenzione, non la qualità morale. Mica fare tanti numeri è deprimente, al contrario. Semplicemente ci sono diverse grammatiche. Anche perché diventa virale ciò che parla la pancia. Se io ti mando un video scherzoso, simpatico o musicale, tu immediatamente lo puoi condividere, ti piace subito. Se io ti mando un ragionamento, devi passare del tempo, devi occupare del tuo tempo, ti segnalo un libro, ti racconto una storia, prima immediatamente di condividerla o prima di parlarne, la devi sentire, la devi provare, o devi leggere quel libro. E quindi la viralità ha un altro tempo, ma l'investitore sa bene che una viralità costruita sulla consapevolezza non ha prezzo, che è quello esattamente ciò che devi portare a casa. Il volume è facile farlo subito ed è facile perderlo subito. YouTube è un diffusore di talenti e io sono felice di essere riuscito devo dire quasi a inciampare in un video di talento. E sì, perché tempo fa ho postato sulla mia pagina un video che ritrae una ballerina che si trova per caso per strada, rima, e c'è un violinista, non si conoscono, Ivo suona un pezzo diventato famoso perché è colonna sonora del film Amélie, no? Il favoloso mondo di Amélie. E il papà di Rima dice: yalla, vai, danza. Lei è un po' timida, si gira e poi a un certo punto, proprio vinta dalla musica, inizia a danzare. E c'è il padre che la riprende, altri turisti che la riprendono, va online e un anno dopo che l'hanno caricata, io la porto in Italia e boom, milioni di visualizzazioni. Milioni di visualizzazioni che non sono solo il piacere di vedere una ragazza danzare, ma il talento che così prendi, incontri per caso e ti cambia il destino di una giornata. E sono contento di farvi vedere questo meraviglioso talento che YouTube ha permesso di condividere col pianeta. Grazie. يلا ريما يلا عم بصور
ولك يلا ريما بشان ربك. ولك عشاني يلا بلشي دويت. ولك يلا يا بابا يلا هسه.